Capita spesso con AutoCAD che nel momento in cui dobbiamo stampare un disegno siamo sempre indecisi su come verranno i colori utilizzati, su qual è la grandezza corretta del testo, quali sono gli spessori di linee corretti e qual è la distanza tra le linee in base allo spessore che riescono a venire stampate senza problema. Un po' di tempo fa ho creato questo foglio AutoCAD che utilizzo abbastanza spesso quando devo stampare dei disegni. Di solito il modo migliore per verificare diciamo, per controllare tutte queste cose è che il file venga stampato sullo stesso plotter e con la stessa carta sulla quale verrà fatta la stampa finale. Ad esempio, chi come me è stato studente di architettura e andava a stampare in un centro stampa, solitamente venivano poi fatte delle stampe sempre sugli stessi plotter, sempre con lo stesso tipo di carta, in quanto questo avrebbe garantito che la stampa, diciamo, del finale sarebbe stata coerente con le prove che venivano fatte. In questo foglio ho cercato di raggruppare, nella parte a destra abbiamo praticamente tutti i colori che normalmente, diciamo, ritroviamo nel pannello di AutoCAD quando andiamo ad impostare un colore. Quindi i principali colori di AutoCAD sono posti, diciamo, all'interno di questo schema. In questa parte bassa invece possiamo controllare le dimensioni del testo. Il testo è stato calcolato sul font Arial e quindi abbiamo un testo da 0,1, 0,2, 0,3 fino ad 1, mentre invece ehm, quest'altro pannello, diciamo quest'altra zona, ci permette innanzitutto di verificare lo spessore delle linee. Quindi qui abbiamo linee che vanno da uno spessore 0,0 fino a uno spessore 0,50 e queste linee sono distanziate tra di loro della distanza che leggete qui, cioè tra la prima e la seconda c'è uno spazio di 0,01, tra la seconda e la terza 0,2, 0,3, mano a mano fino ad arrivare a una distanza di 0,5, in modo tale che quando andiamo a stampare diciamo queste linee, non solo verifichiamo lo spessore corretto, se diciamo se ci convince oppure no, ma vediamo anche qual è la spaziatura minima che ci permette di ottenere una stampa in cui le linee non si fondono assieme. Questo file lo condivido sul mio spazio Gumroad, metterò il link qui sotto, ed è gratuito, quindi lo potete scaricare tranquillamente. Fatemi sapere se in qualche modo può esservi utile, se l'avete utilizzato e suggeritemi anche come posso migliorarlo. Quindi adesso lo condivido, quindi mi fate sapere queste informazioni.